Selezioniamo la tipologia dell'avviso, inseriamo avviso singolo, inoltriamo la richiesta, come vedete la pagina si è aggiornata, ci spostiamo all'interno del nostro database, clicchiamo su mostra e come vedete è stato inserito correttamente il nostro promemoria. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione del form per gli avvisi personali. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a recuperare tutti i dati postati, effettuare i controlli e inserire all'interno del database i dati postati. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file per l'inserimento dei dati, quindi la funzione inserisce avviso, e per prima cosa andiamo a recuperare i dati postati, quindi pagina return. Dobbiamo anche definirla ovviamente come sempre nel nostro form, quindi qua inseriremo l'id di pagina, bene, quindi qua sarà pagina return, perfetto. Poi come primo dato postato riceviamo il nome dell'avviso, e quindi recupereremo nome avviso che sarà uguale a add slashes $_post nome avviso. Poi riceviamo la descrizione dell'avviso, quindi descrizione sarà uguale ad add slashes di post descrizione, bene. Poi altro campo postato, abbiamo la data dell'avviso, quindi data avviso sarà uguale a post data avviso, perfetto. Poi l'orario dell'avviso, uguale a post orario avviso, perfetto. Poi riceviamo la tipologia del nostro avviso, quindi tipo avviso sarà uguale a post tipo avviso, e poi per finire riceviamo il check email uguale a post di check email, e per finire check sms che sarà uguale a post di check sms. Bene, come controllo sui campi postati abbiamo definito il nome dell'avviso come campo obbligatorio, e quindi se nome avviso sarà uguale a stringa vuota, allora attenzione, errore, specificare un nome per il nuovo avviso, else if descrizione sarà uguale a stringa vuota, errore, specificare una descrizione per il nuovo avviso, bene. Poi dobbiamo proseguire con la data, quindi else if data avviso sarà uguale a stringa vuota, errore, inserire la data per il nuovo avviso, e non faremo ulteriori controlli sul campo data in quanto viene già
ovviamente formattata nel modo corretto, e quindi non andremo a utilizzare la funzione che abbiamo creato noi sul controllo della data. In più la data viene già inoltrata alla pagina per l'inserimento dei dati tramite il post, convertita nel formato corretto per l'inserimento all'interno del database. Bene, poi riceviamo l'orario dell'avviso, e quindi se l'orario dell'avviso è diverso da stringa vuota, perché l'abbiamo impostato obbligatorio, ci dovrà restituire l'errore inserire l'orario per il nuovo avviso, perfetto, e lo stesso per la tipologia. Quindi else if tipo avviso è uguale a 0, errore selezionare una tipologia per il nuovo avviso. Perfetto, questi saranno gli unici controlli che in realtà andremo a fare. Ora li testiamo, però prima del test ce li salviamo anche in sessione, quindi if iset session alert, qua nome avviso sarà uguale a strip slashes di nome avviso. Bene, poi dobbiamo salvare in sessione la descrizione. Perfetto, descrizione, poi la data dell'avviso, senza togliergli lo slash ovviamente, poi abbiamo l'orario, la tipologia, quindi tipo avviso, perfetto, e per finire lo stato dei nostri check, quindi check email, anzi ce lo ricopiamo da qua, e per finire check sms. Perfetto, e se ovviamente è settato l'alert ci fa l'header location alla pagina per il return. Qua non abbiamo chiuso la tonda dopo add slashes, perfetto, quindi salviamo e testiamo il controllo e il recupero dei dati. Quindi inoltriamo la richiesta e come vedete ci chiede di specificare un nome per l'avviso. L'avviso lo chiamiamo registrazione video. Descrizione, ricordati di registrare un nuovo video ogni mercoledì e sabato. Perfetto, inoltriamo la richiesta, inserire la data dell'avviso. In realtà non abbiamo verificato la descrizione prima, vediamo, sì, specificare una descrizione, inserire la data per il nuovo avviso, perfetto, inseriamo per esempio soltanto il giorno senza specificare il mese, inoltriamo la richiesta e come vedete non ci inoltra neanche la richiesta del nostro form. In realtà direttamente la pagina ci blocca la richiesta e ci dice di inserire una data valida, quindi non abbiamo in realtà bisogno di fare ulteriori controlli sul formato della data. Ora per esempio specifichiamo come mese 13 e neanche ce lo prende, vedete, ce lo modifica in 12, perfetto, quindi inseriamo 15 novembre, anzi mettiamo la data dell'11 novembre 2023, inoltriamo nuovamente la richiesta e ci chiede di specificare l'orario, inseriamo per esempio le 18,
Come vedete anche l'orario, non abbiamo in realtà bisogno di fare ulteriori controlli. Io adesso sto cercando di inserire 55 nell'orario e come vedete non me lo considera e passa direttamente ai minuti. Perfetto. Poi inoltriamo nuovamente la richiesta e ci chiede di specificare una tipologia per il nuovo avviso. Inseriamo per esempio l'avviso singolo e cancelliamo il nome dell'avviso in modo da generare errore e andiamo come sempre a recuperare la tipologia dell'avviso per poterlo mantenere in memoria. E quindi nell'intestazione del nostro form qua su gli diciamo tipo avviso è uguale a 1. Allora check 1 sarà uguale, anzi cell 1 sarà uguale a selected. Altrimenti $cell1 sarà uguale a stringa vuota. E lo stesso facciamo per le altre tipologie, quindi avviso singolo, giornaliero, mensile e annuale. Quindi 2, 3 e 4. Ok, quindi 2, 3 e 4. E nella nostra select ad ogni option gli stampiamo la relativa variabile, quindi qua ci andrà cell 1, bene, qua cell 2, cell 3 e cell 4. Salviamo, inoltriamo nuovamente la richiesta passandogli avviso singolo, non ce lo sta prendendo, allora tipo avviso in realtà non l'abbiamo salvato in sessione, ecco perché. Quindi tipo avviso perfetto. Quindi dicevamo selezioniamo avviso singolo, inoltriamo la richiesta e come vedete al rientro ci va a mantenere lo stato della nostra select. Perfetto. Ora facciamo lo stesso con i nostri check. Quindi nel nostro form gli diciamo anche $check email sarà uguale a 1. Allora $check 1 sarà uguale a checked checked, altrimenti check 1 sarà uguale a stringa vuota. E lo stesso facciamo con il check per l'SMS, quindi check SMS uguale a 1, check 2 sarà uguale a checked, altrimenti sarà uguale a stringa vuota. E nei rispettivi checkbox ci stampiamo anche lo stato, quindi la nostra variabile. Quindi qua ci andrà $check 1 e nell'altro check 2. Perfetto. Quindi no, qua dobbiamo modificarlo in 2. Quindi questo è check 2. Perfetto, quindi salviamo. Selezioniamo anche i nostri check. Bene, stanno funzionando correttamente. Ora in realtà dobbiamo andare a inserire un ulteriore controllo per quanto riguarda la data
soprattutto per quanto riguarda l'avviso singolo. Allora, perché non possiamo andare a specificare ovviamente un avviso con data precedente alla data di definizione. Per quanto riguarda invece il giornaliero, ovviamente la data non ci servirà perché verrà impostato ogni giorno a questa ora l'avviso, perfetto. Per quanto riguarda invece il mensile e l'annuale, ovviamente la data potrà essere anche precedente alla data di definizione, perché ovviamente si parla di avvisi futuri, quindi per ogni mese e per ogni anno. Quindi all'interno dei nostri controlli li dovremo dire else if, quindi dopo che controlliamo che la data sia vuota, che non sia vuota, scusate, li diciamo else if tipo avviso è uguale a 1, quindi stiamo parlando dell'avviso singolo, e quindi data postata è minore di data odierna, dovremmo ricevere l'errore impossibile definire un avviso singolo per una data precedente alla data di richiesta. Quindi impostiamo l'errore, quindi errore impossibile definire un avviso singolo con data precedente alla data precedente alla data della richiesta. Ora, per poter ricavare la data odierna dovremo utilizzare una funzione in PHP e quindi definiremo la variabile data oggi, che sarà uguale a date aperta e chiusa tonda. Quindi utilizziamo la funzione date in PHP e all'interno delle tonde, tramite gli apici, dobbiamo andare a specificare il formato di estrazione della data, il formato corretto, quindi i parametri che possiamo impostare al campo date li possiamo reperire dal sito di PHPNet. Sta male oggi PHPNet, hanno problemi col server, vabbè, non fa niente. Quindi dicevamo, dobbiamo passargli il formato di estrazione della data. Noi la vogliamo estrarre nel formato anno trattino mese trattino giorno. Ora la stampiamo a video e commentiamo i controlli e l'header location in modo da non tornare indietro e vediamo il risultato. Ecco, come vedete, col formato Y grande otteniamo l'anno nel formato 4 cifre. Se mettiamo la Y piccola riceviamo l'anno in 2 cifre. F5, perfetto. Quindi a noi serve l'anno grande, poi il mese. Con la M piccola riceviamo il numero. Se mettiamo la M grande riceviamo il mese nel formato testuale, novembre, perfetto. E lo stesso con il giorno, con la D grande riceveremo il nome del mese testuale, quindi F5, perfetto. Quindi la data noi la vogliamo in questo formato, quindi anno, mese e giorno, e li diciamo, e quindi li dovremo dire che se tipologia avvisi è uguale a 1, data di oggi maggiore di data avviso, ci deve dare ovviamente l'errore impostato. Ora, per poter confrontare due date dovremo utilizzare un'ulteriore funzione che si chiama str2time, che va a convertire una data in formato timestamp. Quindi gli passeremo la data di oggi, quindi data oggi è maggiore di data avviso,
allora ci restituisca l'errore. Perfetto, quindi salviamo, impostiamo, oggi è 10, impostiamo la data dell'8 novembre, inoltriamo la richiesta e come vedete il sistema ci dà errore, è impossibile definire un avviso singolo con data precedente alla data richiesta. Ora impostiamo il 12 novembre, generiamo l'errore sulla tipologia, come vedete va giustamente a chiedere di specificare la tipologia. Perfetto. Ora andiamo a definire la tabella che ospiterà i nostri dati. Selezioniamo il database e definiamo una nuova tabella che la chiamiamo avvisi personali, che avrà un suo id avviso intero, autoincremento e chiave primaria, avrà l'FK utente di riferimento, sempre valore intero, poi avrà un suo nome, varchar 100, una descrizione varchar 500 e poi ci modifichiamo anche il form, poi aggiungiamo un altro paio di campi e specifichiamo la data dell'avviso. Però prima di specificare la data dell'avviso inseriamo anche la data della richiesta dell'avviso, quindi la data in cui abbiamo inserito l'avviso all'interno del nostro database, poi la data dell'avviso vero e proprio, poi l'orario, avviso, campo time, quindi orario, poi la tipologia dell'avviso, sempre valore intero, poi inseriamo un ulteriore campo che in realtà non andiamo a postare tramite il nostro form, che sarà il numero giorni, e poi vedremo a cosa ci servirà. E poi per finire ci vanno i due check con la scelta dell'utente se inoltrare il messaggio per email e per sms, quindi lo chiamiamo inoltro email e inoltro sms. Perfetto, e definiamo la nostra tabella. Perfetto, quindi questa sarà la struttura della tabella dei nostri avvisi. Quindi siamo pronti all'inserimento dei dati all'interno del database. Ci spostiamo nel nostro editor, modifichiamo, visto che ci siamo, anche il form, lo impostiamo 500 come numero di caratteri, così non ci dimentichiamo. E alla fine della nostra funzione quindi definiamo la query, quindi insert into avvisi personali, ai campi FK utente, virgola, nome avviso, descrizione, poi abbiamo data richiesta, data avviso, quindi data richiesta, data avviso, l'orario, il tipo di avviso, quindi orario avviso, tipo avviso, numero giorni, inoltre email e inoltre sms, quindi numero giorni, inoltre email e inoltre sms. Andiamo a capo, values. Allora, come primo dato gli dobbiamo passare l'FK utente, quindi la nostra sessione, quindi session id utente. Gli dobbiamo passare il nome dell'avviso, poi la descrizione,
Poi ci va la data richiesta, quindi data oggi. Qua c'è una virgola in più. Poi la data avviso. Sì. L'orario. La tipologia dell'avviso. Bene. Andiamo a capo. Numero giorni e andiamo a calcolarcelo. Poi check email e check SMS. Perfetto. Ora, per quanto riguarda il numero dei giorni, li dovremo dire se tipo avviso è uguale a 1, allora il numero di giorni sarà uguale a 0. Poi else if tipo avviso è uguale a 2, quindi giornaliero, allora numero giorni sarà uguale a 1. Else if tipo avviso uguale a 3, numero giorni uguale a 30. Ed else if, anzi else, perché per forza sarà il 4 in questo caso, quindi altrimenti come ultima ipotesi numero giorni sarà uguale a 365. Perfetto. E per quanto riguarda invece lo stato del check, gli diciamo $check email è uguale a 1, allora $check email sarà uguale a check email, altrimenti check email sarà uguale a 0. E lo stesso facciamo per l'SMS. Quindi check SMS uguale a 1, check SMS, conserva la selezione, altrimenti lo impostiamo uguale a 0. Bene, dovremo esserci, e poi se l'inserimento va a buon fine l'header location in realtà coincide con pagina return, quindi possiamo anche lasciarlo invariato. Quindi salviamo e procediamo all'inserimento del nostro promemoria. Selezioniamo la tipologia dell'avviso, inseriamo avviso singolo, inoltriamo la richiesta. Come vedete la pagina si è aggiornata, ci spostiamo all'interno del nostro database, clicchiamo su mostra e come vedete è stato inserito correttamente il nostro promemoria. Quindi ID avviso numero 1, FAQ utente quello loggato, promemoria video, quindi ricordati di registrare un nuovo video ogni mercoledì e sabato, perfetto. Data richiesta oggi, data avviso 12 novembre, orario avviso, tipologia di avviso 1, quindi singolo, giorni 0. Abbiamo deciso di inoltrare i dati per email, l'SMS in realtà, ah sì, ce l'ha preso, è 0. Perfetto, ha salvato correttamente tutti i nostri dati. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida completeremo la sezione per la definizione degli avvisi personali andando a definire l'elenco dei dati e imposteremo e definiremo la modifica dei dati.